La conoscenza di sé è l'inizio della saggezza. Conosci te stesso. E voi? Vi conoscete? Ciao ragazzi, dopo il primo video che ho fatto, spero che ora sia più sciolto, più tranquillo, cerco di abituarmi ancora alla camera, quindi oggi vi voglio parlare di un libro un po' particolare che mi è stato regalato per Natale, ma ho ricevuto in questi giorni, cosa ancora più bella perché è stato l'unico regalo di Natale che ho avuto, ed è un libro a cui tengo particolarmente, un po' soprattutto per la persona che me l'ha regalato, e soprattutto perché era da un po' di tempo che non mi mettevo a leggere un libro tutto d'un fiato. Il libro di cui parliamo oggi è un libro che ci fa riflettere molto su noi stessi, sul modo in cui noi conosciamo noi stessi. Quante volte io mi sono fatto questa domanda: conosco veramente me stesso? Devo dire la verità che in tutti questi anni il mio tempo l'ho speso soprattutto negli ultimi 5-6 anni nel conoscere me stesso, e ancora oggi lavoro molto su questo aspetto della mia vita. Credo che sia importantissimo avere una connessione con se stessi che sia quanto più forte possibile. Per varie esperienze della mia vita mi sono dovuto allontanare più volte da casa, ho viaggiato parecchio, mi sono isolato parecchio e ho affrontato e ho voluto affrontare determinate situazioni che ovviamente mi mettevano un po' di paura, ma ho imparato che la paura serve a stimolarci. È importante avere paura, è importante recepire la paura, perché se noi non abbiamo paura noi non possiamo essere stimolati dal mondo che c'è intorno. Il mondo intorno a noi è importante cambiare i luoghi, è importante cambiare le persone, è importante rimanere da soli il più delle volte per arrivare a capire determinate cose di noi stessi che generalmente non possiamo capire se rimaniamo nella nostra zona comfort. Il libro che ho letto oggi era L'arte di conoscere se stessi di Arthur Schopenhauer. È un saggio, ma a differenza di tanti saggi che possono sembrare, diciamocelo, pallosi, questo libro non solo è editato benissimo, non solo ha una prefazione molto semplice, molto lineare, ma è suddiviso in capitoli molto 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 brevi. Da come potete vedere possono raggiungere anche solo 3 righe. Quindi credo che sia un libro che chiunque possa leggere. E dico chiunque proprio perché è un libro talmente introspettivo, è un libro talmente intimo che chiunque si può rispecchiare nelle parole dell'autore. Sicuramente l'autore non aveva scelto di pubblicare il libro così, almeno così come lo abbiamo oggi, così come lo ho in questo momento io in mano. Come possiamo leggere dalla prefazione, questa opera, che era L'Aesso Iuton, cioè a se stesso, è una raccolta praticamente di memorie, di autobiografie, ricordi, riflessioni, norme di comportamento, massime citazioni, che Schopenhauer aveva registrato come ciò che gli stava più a cuore. È importante leggere, secondo me, questo libro, come tanti altri libri sicuramente, per farci carico di una ricchezza che sicuramente è stata sofferta, è stata guadagnata dall'autore in sé. Ho sottolineato varie parti del libro che ora vi leggerò per anche, diciamo, dare degli spunti di riflessione e aiutarvi a capire se il libro va acquistato o meno. Anche se consiglio chiunque abbia qualche biblioteca vicino casa, che sicuramente una biblioteca ha questo libro, e se non lo ha almeno di richiederlo in biblioteca. Cioè, una delle tante frasi che vi voglio leggere è: un uomo come me, soprattutto finché è giovane, si sente costantemente in tutte le situazioni della vita, simile a chi indossa abiti che non gli vanno bene. Oppure: ho fatto ritorno a Dresda, a Berlino, tutti mi hanno trovato meravigliosamente trasformato.
Tanta era stata in precedenza la mia malinconia quanto l'istinto naturale, la socievolezza. La voglia di confidarsi e il sincero bisogno di fare esperienze si bilanciava ancora con la nausea per il genere umano. L'autore confessa a se stesso un viaggio intrapreso, ovviamente dalla gioventù fino ai suoi 40 anni, dove ovviamente avvengono dei cambiamenti radicali all'interno del suo pensiero, all'interno del suo modo di vivere, all'interno del suo pensiero della vita. Lui si sente distaccato dal genere umano perché si autodefinisce un uomo di spiritualità. La via spirituale è una via fatta di tempo libero, di molto tempo libero, in cui la persona ha bisogno di ragionare con se stesso, ragionare con il mondo, farsi carico di tante esperienze e sfruttare queste esperienze per arrivare a degli obiettivi finali che possono raggiungere dei compimenti filosofici. Quindi vi leggo l'ultima frase, se no andrei avanti così all'infinito, e dopodiché spero che vogliate scrivermi qualcosa sotto i commenti, le vostre riflessioni, se avete letto o non avete letto il libro, se avete intenzione di comprarlo, di leggerlo, di non leggerlo, qualunque cosa vi vogliate dirmi. Ci si deve abituare ad ascoltare qualunque cosa, anche la più folle, in tutta pacatezza, considerando l'insignificanza di chi parla e della sua opinione, ed evitando qualsiasi conflitto. Si deve mantenere sempre presente l'intero. Se ci si ferma al dettaglio è facile sbagliarsi e si ha solo una visione errata delle cose. Chiudo con questa frase. Vi lascerò il link in descrizione per comprare il libro, se volete comprare il libro. Spero che vi sia piaciuto il video. Lasciate un like se vi è piaciuto, lasciatemi un commento se vi va. Spero che vi iscriviate al canale e ci vediamo al prossimo video.